Allora ragazzi, buonasera, continuiamo con Aristotele e con la logica aristotelica. L'altra volta abbiamo parlato del termine e di alcune importanti proprietà che Aristotele attribuisce ai termini, tra cui anche e soprattutto la definizione, la teoria dei quattro predicabili con cui si arriva alla definizione di un termine. Adesso parliamo delle proposizioni. La proposizione, l'abbiamo visto, è l'unione di più termini. Purtroppo non c'è Sofì. Sofì mi ha detto chiaramente che non vuole essere presa in braccio da me, quindi si sottrae. Sapete dove è andata per non farsi prendere? Ora ve la faccio vedere. Guardate, lì in alto la vedete nell'angolo, si è messa sopra l'ultimo scaffale e sta su una scatola praticamente quasi a livello del soffitto, appena sotto il soffitto, così nessuno può andare a prenderla, ci vorrebbe una scala, insomma, per arrivare lì e quindi e niente, Sofì così si sottrae al suo dovere, cioè quello di dividere le video lezioni con me. Abbiamo già detto l'altra volta che la proposizione per Aristotele è l'unione di due o più termini. Per esempio, Socrate è un termine, ride è un altro termine, ok? Se io li metto insieme, dico Socrate ride, ho una proposizione, ok? Per esempio, nessuno è un termine, uomo è un termine. Se io li metto insieme e dico nessun uomo, questa è una proposizione. Ma voi direte, davvero nessun uomo è una proposizione? Nessun uomo è qualcosa che non ha neanche un verbo al suo interno. Che cosa esprime? Forse nessun uomo è un termine, è soltanto il termine uomo che viene quantificato dalla parola nessuno. I termini dal punto di vista della apodittica, ricordate cos'è la logica dimostrativa, il metodo scientifico, interessano poco ad Aristotele. Perché? Per una caratteristica che i termini hanno, che io non ho detto la scorsa volta quando abbiamo parlato dei termini, lo dico adesso. Un termine non è né vero né falso, nel senso che non ha senso, non ha alcun senso chiedersi se un termine è vero o è falso. Un termine si sottrae al criterio di verificabilità o di falsificabilità. Socrate, se io dico Socrate, non è né vero né falso. Se io dico ride, il termine ride non è né vero né falso. Se io invece li metto insieme in una proposizione Socrate ride, voi capite che quella proposizione può essere vera o falsa. Socrate ride, che significa? Devo precisare, in questo momento Socrate ride, Socrate davanti a me. Socrate ride, quella proposizione è vera, oppure Socrate non ride, quella proposizione è falsa. Quindi questo è molto importante. Mentre un termine non è né vero né falso, nel senso che non ha proprio significato chiederci se un termine è vero o è falso, una proposizione o almeno un tipo di proposizione, almeno alcune proposizioni, possono essere o vere o false, in base al principio di non contraddizioni aristotelico che vedremo in seguito. Determinate proposizioni, ed è questo che interessa ad Aristotele, possono essere o vere o false. La logica ha un senso e il sillogismo, la dimostrazione logica, la dimostrazione ha un senso perché una cosa può essere o vera, un enunciato, una proposizione può essere o vera o falsa, una delle due, una esclude l'altra. Se una proposizione non è vera deve essere per forza falsa, se una proposizione non è falsa deve essere per forza vera. Questo è il principio di non contraddizione, lo definiremo in seguito, d'accordo? Una proposizione non può essere contemporaneamente vera o falsa in base al principio di contraddizione. La proposizione fuori piove o è vera o è falsa, non c'è un'altra alternativa. I latini dicevano tertium non datur, che è il principio del terzo escluso, che è una conseguenza del principio di non contraddizione. Nello stesso senso e nello stesso momento, nello stesso tempo e nello stesso senso,
fuori dalla finestra o piove oppure non piove. Non può essere che le due alternative siano entrambe vere, cioè piove e non piove contemporaneamente, né può essere che le due alternative siano entrambe false, cioè non è possibile, lo capite, che né piova né non piova. Una delle due deve essere vera, o piove oppure non piove. Questa è la caratteristica, attenzione, di alcune proposizioni, ma non di tutte. Infatti Aristotele, tra tutte le tipologie di proposizioni possibili, decide di occuparsi soltanto di quella che secondo lui è suscettibile di essere o vera o falsa, perché questo ci interessa, questa proposizione sarà usata nel sillogismo, e il sillogismo ha un senso se da premesse vere dà una conclusione per forza vera. Comunque ha un senso se discrimina il vero dal falso. Questo tipo di proposizione è la proposizione che Aristotele chiama apofantica, e che noi più modernamente, con termini che insomma più facili, che si usano di più, chiamiamo proposizione dichiarativa oppure categorica. La proposizione che Aristotele chiama apofantica, o che noi chiamiamo dichiarativa o categorica, è quella tipologia di proposizione in cui si dice qualcosa, dichiarativa, no categorica. Categorico, lo vedremo, cos'è la categoria in Aristotele? È il predicato. La categoria è il genere sommo, è il predicato sommo, lo vedremo. In greco categoreo vuol dire dico qualcosa, attribuisco una qualità ad un soggetto, attribuisco un predicato a un soggetto. Quando in una proposizione io attribuisco un predicato a un soggetto in un certo modo, adesso vedremo quando, quella proposizione può essere o vera o falsa. Ha senso chiederci se quella proposizione è vera o falsa. Quindi l'unico tipo di proposizione, secondo Aristotele, che può essere o vera o falsa. Le altre tipologie di proposizioni, invece, non ha senso dire se sono vere o se sono false. La proposizione dichiarativa è la proposizione del tipo, l'abbiamo già accennato nella scorsa lezione, S e P, oppure S sono P, in cui S è un soggetto che viene appunto categorizzato, che viene dichiarato, su cui si dice qualche cosa. C'è un soggetto a cui viene attribuito un predicato. S è P oppure S sono P, d'accordo? Oppure col qualificatore non, può essere anche S non è P o S non sono P, però diciamo lo schema generale con le variabili S e P, dopo S è un soggetto e P è un predicato. Per esempio Socrate è un sapiente, tutti gli uomini sono mortali, gli ateniesi sono greci, e così via. Oppure qualche filosofo non è onesto, d'accordo? Oppure qualche uomo è intelligente, cioè c'è un soggetto, a questo soggetto si applica un predicato in modo tale da dichiarare, da dire qualcosa in maniera chiara. La proposizione dichiarativa è una proposizione in cui tu enunci qualcosa come una notizia, cioè quando tu esprimi un dato di fatto, dici una notizia, dici qualcosa, esprimi un contenuto ad un tuo interlocutore, un contenuto appunto più chiaro, d'accordo? Queste sono le proposizioni dichiarative categoriche che Aristotele chiama apofantiche. Anche nel termine apofantico c'è una radice che significa parlare, d'accordo? Fa significa parlare, sapete che vuol dire fatico, il canale fatico, il canale con cui si parla, la comunicazione. Afasia, sapete che vuol dire la mancanza di parola quando uno non riesce a parlare.
apofantico vuol dire che io dico qualche cosa, d'accordo? Quindi queste sono le uniche proposizioni, l'unica tipologia di proposizione che Aristotele prende in considerazione, perché secondo lui è l'unica proposizione che è suscettibile di essere o vera o falsa, una delle due, immancabilmente. Altre tipologie di proposizione non hanno questa caratteristica. Per esempio le preghiere. Se io dico "Oh Dio aiutami", non ha senso chiedersi se "Oh Dio aiutami" c'è una preghiera sia vera o falsa. È giusto? Oppure un comando. Se io dico "studia", mi raccomando studia col punto esclamativo, un comando oppure un'esortazione, un imperativo, non ha senso che sia vero o che sia falso. Non so se siete d'accordo. Un'esclamazione, se io dico "ehi, maledizione", non ha senso dire che un'esclamazione sia vera o sia falsa, d'accordo? Oppure una domanda, se io dico "stai studiando", voi direte che la verità o la falsità dipende dalla risposta, o comunque può essere comunque determinata se è vero che X sta studiando o no, ma non importa, voi dovete fare riferimento soltanto alla proposizione così come è enunciata. All'interno della proposizione "stai studiando", voi trovate verità o falsità? Non ha senso. Non è che non lo sappiamo, è proprio la proposizione, capite? Linguisticamente, in sé per sé, non sta dicendo niente né di vero né di falso. Non dovete pensare alla risposta che si può dare alla domanda oppure a ulteriori approfondimenti che la domanda potrebbe produrre. La domanda in sé, "stai studiando", non dice niente, né che sia vero né che sia falso, ok? Quindi soltanto la proposizione S e P, S sono P, questo tipo di proposizione dichiarativa, può essere vera o può essere falsa. Quindi ad Aristotele interessa soltanto questo tipo di proposizione dichiarativa. Attenzione, ad Aristotele non interessa, e qui ci sarebbe da aprire una parentesi, spero che non sia troppo lunga, non interessano le proposizioni ipotetiche. Ma le proposizioni ipotetiche, voi lo sapete, fanno parte della logica, vengono studiate nella logica induttiva. Per esempio, se P, allora Q, che in logica si scrive anche così, con questa freccia che va da P a Q, e in questo caso si legge anche P implica Q. Questa logica induttiva ipotetica è stata inventata dagli stoici subito dopo Aristotele, ma esisteva anche al suo tempo, è stata delineata, spiegata bene dagli stoici. Aristotele si rifiuta di prendere in considerazione proposizioni del tipo induttivo di questo tipo, che ovviamente fanno riferimento all'esperienza. Se P allora Q, devo vedere se P avviene per vedere se allora Q, no? Ad Aristotele questo non piace, perché? Fate attenzione, perché la caratteristica della logica di Aristotele è quella di essere causale e necessaria, lui stesso lo dice. Per questo Aristotele pensa che la logica possa essere soltanto di tipo deduttivo, come nella matematica. Cioè il sillogismo, il ragionamento logico, va dal generale al particolare senza considerare l'esperienza. Le premesse della logica aristotelica sono sempre più generali della conclusione, della conseguenza che sarà più particolare delle premesse. Quindi per lui l'unico sapere causale e necessario è espresso solo dalla proposizione dichiarativa, ok? E poi dall'unione di tre dichiarative lo vedremo, fa il ragionamento, l'unico ragionamento che a lui interessa, cioè il sillogismo, che è qualcosa appunto di assolutamente deduttivo, non induttivo, non fa riferimento all'esperienza. Perché? Perché la logica di Aristotele è causale e necessaria. Secondo Aristotele, attenzione, la conoscenza è conoscenza delle cause, lui lo ripete in tutte le opere, non solo nelle opere logiche, cioè la conoscenza non è tanto la conoscenza del hoti, in greco si scrive così. La conoscenza non è solo conoscenza del hoti, cioè del che, come si svolge un fenomeno. La conoscenza è soprattutto conoscenza, lo scrivo qui, del dioti, cioè la conoscenza del perché.
La conoscenza delle cause. La conoscenza non ti deve dire soltanto che cos'è il fenomeno, non ti deve dire solo quali sono le proprietà che ineriscono a un fenomeno, ti deve dire anche perché queste proprietà ineriscono a un fenomeno. La conoscenza ti dice le cause, ti dice il perché delle cose. Queste cause devono essere riferite al fenomeno, devono inerire al fenomeno, devono appartenere al fenomeno in maniera assolutamente necessaria, se no non sarebbero delle vere cause. Le cause per Aristotele devono essere assolutamente necessarie, quindi un sapere causale necessario. Le cause devono, attenzione, appartenere a un fenomeno, oppure la stessa cosa, un predicato deve appartenere a un soggetto con pretese di verità, sempre e comunque, cioè in tutti i casi, capite? La causa deve essere una causa universale, la causa che è sempre alla base di tutti i casi di un fenomeno, d'accordo? Quindi il sapere di Aristotele, la logica di Aristotele è una logica stringente, da alcune premesse deve scaturire una conseguenza che è necessaria, che è una e una sola, non possono esserci più conseguenze. Capite? La conseguenza per Aristotele non può essere indeterminata, deve essere necessaria, deve essere per forza quella, così come le cause in base alle quali si dimostra, si calcola la conseguenza, devono essere cause universali, devono essere cause che avvengono sempre. Non è possibile che a volte si presenti una causa e a volte se ne presenti un'altra. Da determinate cause che devono essere necessarie, devono appartenere sempre e comunque a un certo insieme di soggetti, da determinate cause deve scaturire una conseguenza, una conclusione, una conseguenza che deriva appunto in maniera necessaria, univoca, stringente, meccanica, automatica dalle cause. È chiaro? Deve essere la logica, per lui deve essere qualcosa di assolutamente universale e necessario. Nella logica ipotetica, capite? Non è così. Cioè, se io dico P allora Q e immaginiamo che P può essere qualunque cosa, P o Q, come sa chiunque che studi la logica, P potrebbe essere piove e Q potrebbe essere bagnato a terra. Se P allora Q, quindi se piove è bagnato a terra, se piove allora è bagnato a terra o sarà bagnato a terra, è la stessa cosa. Vedete che qui la causa non è necessaria. La causa può presentarsi come non può presentarsi, può piovere oppure non può piovere. Cioè, per risolvere e dire qualcosa su questa inferenza, inferenza in logica significa dimostrazione, che è un'inferenza induttiva, significa che per risolverla noi dobbiamo andare ad osservare qualcosa, un fenomeno, qualcosa che avviene nella natura, qualcosa di empirico. Devo andare a vedere se piove oppure non piove, ma può piovere come può non piovere, è qualcosa che può esserci come può non esserci. Per Aristotele questo è impensabile, è inaccettabile, d'accordo? La causa deve essere necessaria, non può avvenire a volte, no? Piove o non avvenire a volte. E la conclusione in questo caso è indeterminata, capite? Perché è un'ipotesi. L'ipotesi va verificata andando a osservare se qualcosa di qualche fenomeno, qualche evento si verifichi nella realtà, cioè dobbiamo fare esperienza della realtà fisica. Se P allora Q, se piove allora è bagnato a terra, però noi non lo sappiamo, sia la causa sia la conseguenza, vedete, non sono stringenti, non sono necessari. Se non piove allora può essere bagnato a terra come può non essere bagnato a terra, come sanno gli esperti di logica. Se P allora Q, se piove allora è bagnato a terra, ma se non piove
La conclusione è indeterminata. Se non piove può essere non bagnato a terra, può non essere bagnato a terra, ma se non piove può anche essere bagnato a terra perché qualcuno ha rovesciato delle caraffe d'acqua a terra. Quindi se P allora Q, ma se non P allora può essere sia Q sia non Q. Quindi capite, per Aristotele questo non va bene perché non c'è niente, non ci sono cause universali e necessarie. Quindi lui non accetta l'esperienza, questo è il grosso limite, la grossa critica che si attira alla logica aristotelica. La logica aristotelica è deduttiva, la logica aristotelica va dal generale al particolare con un metodo deduttivo che è simile a quello della geometria. In geometria, da una tesi generale si arriva ad una conclusione che è più particolare, che poi può essere la tesi di un altro teorema che arriva a una conclusione ancora più particolare, ma tutto è strettamente necessario. Premessa generale: le caratteristiche di un triangolo. La conclusione particolare può essere uno dei primi teoremi sul triangolo, per esempio il fatto che la somma degli angoli interni di un triangolo è sempre uguale a 180 gradi, ok? E così via. Quindi la logica di Aristotele non è induttiva basata sull'esperienza, ma è deduttiva come la geometria, procede da un sillogismo all'altro, da qualcosa di più generale a qualcosa di più particolare, d'accordo? Senza interessare l'esperienza, e quindi in qualche modo è in contrasto, o forse ha avuto proprio la logica aristotelica, il sillogismo aristotelico, responsabilità, è in contrasto con il metodo scientifico moderno, e forse ha avuto la responsabilità di ritardare per secoli il metodo scientifico moderno, perché la logica aristotelica è deduttiva e non fa riferimento all'esperienza, non è induttiva, e quindi è puramente mentale. Da una premessa che dice tutti gli uomini sono mortali, vedremo, si arriva a una conseguenza che afferma che tutti i filosofi sono mortali. Ovviamente la conseguenza tutti i filosofi sono mortali è più particolare della premessa, che è molto più generale, che dice tutti gli uomini sono mortali. Quindi per questo motivo, spero di non aver divagato per troppo tempo, Aristotele non accetta le proposizioni ipotetiche, la logica ipotetica induttiva se P allora Q, che pure oggi fa parte della logica ed è una branca della logica che fu sviluppata subito dopo Aristotele dalla scuola ellenistica degli stoici. Ma Aristotele non può accettare, capite, una proposizione che formula un'ipotesi, perché lì la causa può esserci come non può esserci, così come la conclusione è indeterminata, può esserci o può essere vero come può essere falso. Dobbiamo aspettare di vedere se piove. Per Aristotele questo è inaccettabile, che la conclusione dipende dal fatto se piove, se non piove, da un fatto empirico che può esserci come può non esserci. Per Aristotele la conclusione deve derivare da premesse che sono universali, che sono sempre valide, d'accordo? E quindi per lui conta solo la proposizione dichiarativa. Fate attenzione, per Aristotele esistono 4 tipi, o meglio 6 tipi, che poi saranno ridotti a 4, di proposizioni dichiarative. Questo dipende da cosa? Fate attenzione. Dipende dal fatto che S e P o S sono P, quindi la proposizione dichiarativa è costituita da un soggetto, da un predicato e da una copula del verbo essere che unisce il soggetto e il predicato. 4 tipi di dichiarative dipende dal fatto che una dichiarativa può differenziarsi perché è affermativa oppure negativa. È affermativa quando congiunge il soggetto e il predicato, per esempio qualche uomo è sapiente. È negativa quando disgiunge il soggetto e il predicato, per esempio qualche uomo non è sapiente. Quindi già capite, abbiamo 2 tipi di proposizione dichiarativa, una affermativa e una negativa. Nella negativa ci sarà il qualificatore, si chiama qualificatore non prima di è, ok?
Quindi una proposizione dichiarativa può essere S non è P o S non sono P. Ma attenzione, esistono altri tipi di combinazioni di proposizioni dichiarative, non per la questione della qualità. Per la qualità la proposizione dichiarativa può essere affermativa oppure negativa, ma in base alla quantità. La quantità descrive, attenzione, l'estensione del soggetto. La proposizione dichiarativa può essere una universale quando riguarda tutti i membri della classe, del genere o della specie che è il soggetto. Quando io dico tutti i filosofi sono intelligenti, io uso il quantificatore tutti davanti al soggetto. Se prendiamo l'insieme dei filosofi, se io dico tutti i filosofi sono intelligenti, chiaramente il predicato intelligenti si attribuisce a tutti i filosofi, a tutti i soggetti, quindi l'estensione del soggetto è massima, perché all'interno dell'insieme filosofi nel soggetto compaiono tutti i filosofi, cioè tutti i membri dell'insieme. Una proposizione dichiarativa può essere però universale, ma può essere anche particolare. Quando io dico qualche filosofo è intelligente, in questo caso capite che l'estensione del soggetto è minore, perché qualche filosofo dice che il soggetto non comprende tutti i membri dell'insieme filosofi, ma soltanto alcuni, ok? Poi l'estensione può essere minima, la minore possibile, quando la proposizione è singolare, ok? Cioè prende solo un membro della specie, del genere, dell'insieme filosofi. Per esempio Socrate, quando dico Socrate è intelligente o Socrate non è intelligente, capite? L'estensione del soggetto è minima perché fa riferimento soltanto a un particolare, singolare e empirico, a uno solo dei membri di questo insieme dei filosofi. Quindi quante sono le combinazioni, quanti sono i tipi di proposizione dichiarativa? I tipi di proposizione dichiarativa sono 6, combinando appunto la quantità, che può essere universale, particolare o singolare, alla qualità, che può essere affermativa o negativa. Noi abbiamo una prima dichiarativa che è universale affermativa. L'universale affermativa corrisponde allo schema tutti gli S sono P, ok? Per esempio abbiamo visto tutti i filosofi sono intelligenti. Poi abbiamo, attenzione, una universale negativa. Un'universale negativa mette insieme, capite, la quantità universale alla qualità negativa. Lo schema è tutti gli S non sono P, ma poi vedremo che si può cambiare questo schema. Tutti gli S non sono P. Tutti i filosofi non sono intelligenti, ok? Benissimo. Poi una proposizione dichiarativa può essere una particolare affermativa. Per esempio, alcuni S sono P. Alcuni filosofi sono intelligenti, ma può essere anche una particolare negativa. Per esempio, alcuni S non sono P, questo è lo schema. Lo schema è alcuni S non sono P, un esempio è alcuni filosofi non sono intelligenti. Poi può essere una singolare, ok? Una singolare affermativa. Abbiamo visto che una singolare fa riferimento soltanto a un membro dell'insieme della classe del soggetto, per un singolo individuo. X, lo schema è X, dove X può essere un nome, è un P, per esempio Socrate è intelligente, X e P. E poi può essere una singolare negativa, cioè X non è P. Vedete quindi che le possibili combinazioni danno luogo a 6 tipi di proposizioni dichiarative. L'universale affermativa, tutti i filosofi sono intelligenti. L'universale negativa, tutti i filosofi non sono intelligenti. La particolare affermativa,
alcuni filosofi sono intelligenti, la particolare negativa alcuni filosofi non sono intelligenti, e la singolare affermativa Socrate è intelligente, la singolare negativa Socrate non è intelligente. Bisogna dire diverse cose su questo. Allora, prima di tutto, vedete che le negative hanno sempre il qualificatore non, ok? Mentre invece le universali hanno il quantificatore tutti. Le due particolari affermative e negative hanno il quantificatore alcuni, le due singolari affermative e negative invece non hanno alcun quantificatore, si tratta del nome, cioè di un singolo empirico soggetto. Allora, prima di tutto, c'è un altro quantificatore, c'è l'universale negativa, tutti gli S non sono P, tutti i filosofi non sono intelligenti, vedete che c'è qualcosa che non va, tutti i filosofi non sono intelligenti, è meglio dire nessun filosofo è intelligente, siete d'accordo? E quindi al posto di tutti i filosofi non sono intelligenti, al posto di tutti gli S non sono P, si scrive nessun S è P, d'accordo? Nessun filosofo è intelligente, è chiaro? E quindi noi andiamo a vedere che le due universali dovrebbero avere il quantificatore tutti, però in realtà l'affermativa ha il quantificatore tutti e la negativa nel segno affermativa ha il quantificatore nessuno. Quindi nelle tipologie di dichiarative il quantificatore tutti compare solo una volta e il quantificatore nessuno compare solo una volta, ok? Ci siamo? Mentre invece nelle particolari il quantificatore alcuni compare due volte, sia nell'affermativa sia nella negativa. Allora, alcuni, però sarebbe meglio scrivere qualche, perché nella maggior parte dei libri di logica, sì, molti libri di logica scrivono alcuni, però in realtà i libri di logica più accreditati, quelli più diffusi, usano il quantificatore qualche, quindi insomma sostituiamo alcuni con qualche S è P, qualche S non è P, ok? Dice che questi 6 tipi di dichiarative possono essere ridotti a 4, cioè le proposizioni singolari possono essere eliminate, d'accordo? Perché possono essere eliminate? Perché Aristotele intelligentemente, perché la cosa che vi sto per dire è confermata più o meno dagli logici moderni, dice che una proposizione singolare, per esempio Socrate intelligente, corrisponde a quale tipo di proposizione? Forse avrete risposto particolare, dire Socrate intelligente significa dire qualche filosofo intelligente. No, una singolare è lo stesso di una universale, cioè una proposizione singolare può essere tranquillamente sostituita da una universale. Le proposizioni singolari corrispondono alle universali. Lo so che può sembrare strano, ma è così. Dice Aristotele, dire uno è lo stesso che dire tutti, d'accordo? Quindi le proposizioni singolari possiamo eliminarle, anche se Aristotele fa degli esempi che implicano anche proposizioni singolari. Non si usa nella teoria del sillogismo utilizzare proposizioni singolari. Vi faccio un esempio. Vi faccio un sillogismo, ancora non abbiamo detto come si costruisce, cos'è un sillogismo, ma non fa niente. C'è un sillogismo, uno dei più facili, che è questo: tutti gli uomini sono mortali, tutti i filosofi sono uomini. Qual è la conclusione? Tutti i filosofi sono mortali, ok? Tutti i filosofi sono uomini, ripeto, tutti gli uomini sono mortali, queste sono le due premesse. La conclusione è: tutti i filosofi sono mortali, ok? Se al posto delle due premesse universali ci mettiamo due premesse particolari in cui inseriamo Socrate al posto di tutti i filosofi, la cosa funziona perfettamente, non in entrambe le premesse, ma nell'ultima e nella conseguenza. Per esempio, se io dico tutti i filosofi sono mortali, Socrate è un filosofo, dunque Socrate è mortale, capite? Cioè è la stessa cosa di quello che ho detto prima, una singolare Socrate
Socrate non è, può stare al posto di un universale può stare al posto della singolare, sono la stessa cosa, cioè le puoi sostituire in qualunque momento. Quindi abbiamo, diciamo, quattro tipi di dichiarative, d'accordo? Abbiamo un tipo di qualificatore che decide se la proposizione è affermativa o negativa, non, che viene ripetuto soltanto una volta in questi quattro tipi di dichiarative, e abbiamo invece tre tipi di quantificatori che si mettono prima del soggetto, tutti nell'universale affermativa, nessuno nell'universale negativa, qualche nella particolare affermativa e qualche anche nella particolare negativa. Allora fate attenzione, questi quattro tipologie di proposizioni dichiarative o categoriche convenzionalmente vengono indicate con una vocale, ognuna con una vocale. Non è Aristotele a fare questo, ovviamente, anche perché si tratta di lettere latine, Aristotele scriveva in greco, sono i logici medievali che sono venuti dopo di lui per ricordarsi più facilmente le proposizioni, invece di dire ogni volta un'universale affermativa, un'universale negativa e così via, convenzionalmente le indicano con una vocale. L'universale affermativa, tutti gli S sono P, per esempio tutti i filosofi sono intelligenti, viene indicata con la lettera A, cioè si dice è una A. Quando io dico a qualcuno che è esperto di logica, forse più di me, una proposizione di tipo A, una dichiarativa di tipo A oppure una A, sto dicendo un'universale affermativa, d'accordo? Un'universale negativa, nessun SP, nessun filosofo è intelligente, viene indicata con una E, ok? Sono le prime quattro vocali, la U non c'è. Una particolare affermativa, qualche SP, qualche filosofo è intelligente, viene indicata con una I, ok? Mentre una particolare negativa, qualche S non è P, qualche filosofo non è intelligente, viene indicata con una O. Ok? A, E, I, O. La A è l'universale affermativa, la E è l'universale negativa, la I è una particolare affermativa, la O è una particolare negativa. Per ricordarsi questo, cioè a quale dei vari tipi di proposizione dichiarativa viene attribuita ognuna di queste vocali, si può fare riferimento a questo, cioè i logici medievali hanno preso le vocali in un certo ordine. Prendete prima ad firmo. Ad firmo è la prima persona singolare del presente del verbo ad firmo, che in latino vuol dire io affermo, esattamente come in italiano, è molto simile. Ad firmo, vedete, ho messo le prime due vocali, le ho fatte più grandi apposta. Ad firmo, prendete le prime due vocali di ad firmo, che significa affermo. Affermo significa che la proposizione è affermativa, ok? La prima vocale ti dà sempre la universale e la seconda vocale si riferisce sempre alla particolare, ok? Quindi ad firmo, le prime due vocali fanno riferimento alle due proposizioni dichiarative che sono affermative. La prima, la A, è la universale affermativa, la seconda, la I, è la particolare affermativa. Capite? Ad firmo sono le affermative, la prima vocale di ad firmo A è l'affermativa di tipo universale, la seconda vocale del verbo ad firmo, cioè I, è la affermativa di tipo particolare, ok? Poi questo serve per ricordarsi, cioè le vocali sono state prese apposta in questo modo, in questo ordine, affinché sia più facile ricordarsi le corrispondenze. Prendete poi il verbo nego, che è esattamente come in italiano, vuol dire io nego, è la prima persona del presente del verbo negare. Anche qui ci sono, mentre al firmo sono tre vocali, dovete lasciar perdere l'ultima, prendere le prime due. Nego sono soltanto due vocali, vedete, nego, la E e la O. Nego vuol dire, nego fa riferimento alle proposizioni negative, quindi le due vocali di nego
individueranno le due tipologie di dichiarative che sono negative, ok? Quindi la prima vocale, cioè la e abbiamo visto la prima, anche in adfirmo, la prima ti dà la universale, la seconda la particolare. Quindi nego, le vocali di nego indicano le due proposizioni dichiarative o categoriche negative. La prima è la negativa di tipo universale, la seconda vocale o ti dà la negativa di tipo particolare, d'accordo? Così a, i, e, o, ad, firmo, nego, forse è più facile ricordarsi quale delle vocali A, E, I oppure O corrisponde a ciascuna delle quattro tipologie delle dichiarative. Ad Aristotele interessano soltanto le proposizioni dichiarative, abbiamo visto perché solo le dichiarative o categoriche, che lui chiama apofantiche, possono essere o vere o false. Qualunque tipo, altra tipologia di proposizione, di unione di termini, che sia un'invocazione, una preghiera, un ordine, una domanda, un'esclamazione, un'ipotesi, abbiamo visto questo tipo di proposizioni non sono né vere né false, non ha senso chiederci se sono vere o false. Bene, chiudiamo qui per ora. Nella prossima video lezione continuerò a parlarvi delle proposizioni dichiarative o categoriche, vi parlerò di alcuni aspetti, di alcune funzioni linguistiche e semantiche delle proposizioni dichiarative e poi illustreremo anche il quadrato aristotelico, un sistema con cui le proprietà delle dichiarative, delle preposizioni dichiarative vengono illustrate accoppiandole, prendendole a due. Quindi continuate a seguirmi, arrivederci.